Il primo importante riferimento del pensiero architettonico di Luigi Moretti è il concetto di forma. Mentre sullo sfondo scorrono le pagine del volume 50 immagini di architetture di Luigi Moretti, leggiamo un estratto del testo intitolato Genesi di forme dalla figura umana, che l'architetto firma sul secondo numero di Spazio. Veramente si può dire che il mondo espressivo moderno si inizia con il barocco, e questo da Michelangelo come rivelatore di quelle pure strutture che egli cavò a sostegno della sua ansia nell'esame delle infinite e finissime possibilità strutturali del corpo umano, dai leggendari notturni colloqui con gli scortecciati cadaveri. Nella dominante tessitura dell'arte michelangiolesca e barocca, quella cioè del peso portato in alto e caricato su sofferenti sostegni, è visibile la provenienza strutturale dall'anatomia, figura e condizione dell'uomo. La natura, placida, acquieta sempre il peso in basso. Da qui la strada che porta all'arte astratta è molto breve. Moretti la percorre nell'articolo Forme astratte nella scultura barocca, pubblicato nel terzo numero della rivista dell'ottobre 1950 e illustrato in gran parte da dettagli fotografici della Fontana dei Fiumi del Bernini. L'assalto del barocco alle forme oggettive rinascimentali è da Moretti paragonato a quello portato dall'astrattismo nella pittura moderna. Sullo stesso fascicolo anche la città entra in scena in un'approfondita ricerca sui cromatismi architettonici della forma urbana, dove Roma e Venezia diventano per Moretti due casi esemplari. Roma è città monocroma perché il suo volto urbanistico è violentemente plastico, mentre a Venezia il colore è un tessuto che si distende con estrema sensibilità e saggezza sui volumi tettonici. Gli elementi plastici, i differenti cromatismi cadenzano il ritmo dei rapporti tra lo spazio e il tempo. Ma è nella luce che le forme dell'architettura rivelano la propria struttura. Moretti coglie l'occasione offerta dalla mostra su Caravaggio e i caravaggeschi, tenuta al Palazzo Reale di Milano nel 1951, per affrontare il ruolo determinante della luce nella definizione della forma. Spiegato nel testo, Discontinuità dello spazio in Caravaggio, che troviamo sul quinto numero di Spazio. La luce del Caravaggio può sembrarci ribattuta, e lo è in effetti, come primo gradus nelle opere subito avanti, La Conversione e il Martirio di San Matteo. Ma in queste due tele egli non distingue una forma e una luce, cioè la luce non si ribatte appoggiandosi a una forma, essa è la forma. Magnifico è l'apparato iconografico che illustra questo articolo, ancora una volta pieno di dettagli di opere caravaggesche, di architetture barocche, che Moretti ha messo in pagina scegliendo personalmente, come sempre, i tagli tipografici. Nella penultima pagina, però, compare una piccola foto verticale che non appartiene al periodo storico trattato. È un'immagine di taglio della sua casa albergo realizzata a Milano nel 1949, con la quale l'autore intende dichiarare il valore della luce forma anche nell'architettura moderna. Il punto in cui la luce diventa forma è nelle cornici architettoniche, i ripiegamenti della materia. Ecco allora che le modanature sono gli elementi astratti dell'architettura in cui si addensano gli scarti temporali, le sequenze spaziali. Scrive Moretti, costituire l'ossatura geometrica di uno spazio architettonico che è sempre metricamente cospicuo vuol dire, nella viva realtà, scandirne anche la temporalità di visione, segnandone le singole battute. La cornice ha così il valore di elemento di transito, di congiunzione tra un tempo e l'altro, tra uno spazio e l'altro. Le cornici segnano così una punteggiatura precisa che determina la sintassi unica dello spazio architettonico. Si individuano così i valori della modanatura, sottolineati nel denso articolo pubblicato sul numero 6 di Spazio, che sembra anticipare alcuni temi di quello splendido elogio della piega che Gilles Deleuze scriverà più di 30 anni dopo.
Per Moretti le superfici di un'architettura devono raccontare il rapporto tra l'astrazione della forma e la realtà della struttura costruttiva e dello spazio. Trasfigurare una superficie significa esaltare attraverso la forma materiali concreti, intensificare la realtà. Solo questo scatto produce un'opera d'arte, ovvero capolavori come la Casa del Girasole e la Villa Saracena a Roma, il complesso in Corso Italia a Milano, fino alla Torre della Borsa di Montreal. Si giunge così alla formulazione della sintesi più completa della teoria architettonica di Moretti, quella che ruota attorno al concetto di spazio.